Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto le tagliatelle alla bolognese. Vi facciamo vedere tutto il procedimento per fare il ragù alla bolognese come lo faceva mia nonna. Non è la ricetta depositata alla Camera di Bologna nel 1982, ma è la ricetta di mia nonna, che vale molto di più. Adesso vi facciamo vedere tutto il procedimento. Ecco qui gli ingredienti che noi utilizziamo per fare il bolognese di mia nonna. Un bicchiere di latte, un bicchiere di vino bianco, 600 ml di passata di pomodoro fatta in casa, 150 g di cipolla, 150 g di carote e 150 g di sedano. Il sale quanto basta vi faremo vedere durante la ricetta. Olio d'oliva, un filo per cuocere la carne. Abbiamo pronto a disposizione 600 ml di brodo, ma anche questo poi vi facciamo vedere durante la ricetta quanto ne utilizziamo. Il burro 30 g per il soffritto del ragù, e poi abbiamo 300 g di carne macinata di maiale e 600 g di carne macinata di bovino. Mettiamo un filo d'olio in una pentola. Ci servirà per non fare attaccare la carne. La carne però ricordatevi che deve essere bella grassa, quindi se è bella grassa non c'è neanche bisogno di mettere l'olio, però un filo glielo mettiamo. Mia nonna cuoceva la carne e il soffritto separatamente. Quando glielo chiedevamo perché usava due pentole diverse, lei non sapeva rispondere. Non era una chimica di quartiere come Bressagnini, che invece, se andate a vedere il suo video, spiega benissimo che la carne e il soffritto vanno cotti separatamente, perché si innesca quello che viene chiamato processo di Maillard, ossia la carne per cuocere perfettamente deve cuocere ad alte temperature, e questo non avverrebbe se la facciamo cuocere nel liquido, nell'acqua del soffritto. Quindi adesso la facciamo rosolare per bene, cuocere in modo che l'acqua evapori velocemente ad alte temperature. In questo modo riusciamo a trattenere meglio i sapori della carne. Come vedete la carne sta cuocendo a fiamma altissima, è cotta velocemente, l'acqua è evaporata velocemente, quindi questa è la cottura ottimale per la carne del nostro ragù. L'ideale sarebbe fare questa ricetta in un tegame di terracotta di ghisa o comunque in acciaio spesso 6 mm, in modo che la carne possa cuocere meglio, e deve essere bello largo, vedete, in modo che evapori più facilmente, il liquido deve evaporare. Noi facciamo il classico soffritto con carote, sedano e cipolle. Ovviamente va tagliato tutto finemente, molto piccolo. Potete utilizzare una mezzaluna, o se non ce l'avete un coltello, come stiamo facendo noi. Non fatelo nel mixer, certo potete farlo se avete veramente di fretta, anche se vi ricordiamo che il ragù non bisogna mai farlo quando si ha fretta. Potete utilizzare il mixer, però si dice che si perde un po' di sapore quando si utilizza il mixer, quindi meglio tagliare tutte le verdure, alla fine non sono tantissime. Adesso ci occupiamo del soffritto, quindi in una pentola andiamo a mettere il burro, e sì, non l'olio, perché nella ricetta tradizionale del ragù alla bolognese ci vuole il burro, addirittura qualcuno utilizza lo strutto, neanche l'olio d'oliva. Stiamo facendo sciogliere il burro, deve arrivare ad avere questo colore un po' nocciola, e appena sciolto ci andremo a mettere le verdure che abbiamo tagliato finemente. Ovviamente se volete potete utilizzare l'olio d'oliva, però va a perdere un po' in sapore. Andiamo a versare le verdure che abbiamo tagliato a cubetti piccoli piccoli.
Un errore che spesso si fa è quello di mettere il sale prima. Va messo alla fine, quando ormai il soffritto è praticamente finito, quindi 5 minuti prima che andiamo a terminare l'operazione appunto del soffritto. E noi vogliamo sempre che i liquidi evaporino e poi andremo ad aggiungere la carne al soffritto. Quindi questo è un passaggio fondamentale, in modo che la carne, ma anche il soffritto, mantengano per il processo di Maillard quel sapore unico, non diventino secchi. Poi ve lo ricordiamo, per la ricetta del ragù alla bolognese ci sono tantissime versioni. C'è quella ufficiale depositata alla Camera nel 1982, ma non prendiamoci in giro, pochissimi seguono poi veramente quella ricetta alla lettera. Le ricette vere sono quelle delle nostre nonne, che sono tutte diverse tra loro, cambia tantissimo da città a città, anche se sicuramente quella originale di Bologna, però sappiamo, se siamo italiani lo sappiamo, che le ricette tradizionali cambiano appena ci spostiamo e appena anche cambiamo famiglia, insomma. Quindi noi vi stiamo facendo vedere quello che era il ragù alla bolognese che faceva mia nonna. Noi vi abbiamo fatto tantissime altre ricette della tradizione, i cannelloni, la parmigiana, tutte ricette di mia nonna che cucinava benissimo. Quindi se volete fare un ragù alla bolognese degno di una nonna che sa cucinare benissimo, potete fare questo. Se poi volete provare a fare quello depositato alla Camera, la ricetta la trovate ovunque. Andiamo ad aggiungere ora la carne al soffritto. Adesso sfumiamo con il vino bianco. Mi raccomando, la qualità del vino bianco deve essere alta, non bassa da supermercato, perché comunque l'alcol evapora, quello che rimane è il gusto del vino. Poi potete sorteggiarlo mentre preparate il vostro ragù alla bolognese. Adesso andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro. Questa è passata fatta in casa. Nella ricetta depositata alla Camera vedete che ci si mette poco pomodoro, a noi però piace rosso. Questa tendenza cambia un po' di città in città, da noi si usa che il bolognese deve essere rosso, quindi se nella vostra città si usa bianco, comunque senza troppo pomodoro, e ricordatevi che è sempre una tradizione probabilmente del luogo o della famiglia, però da noi si usa così. Alcuni bolognesi doc utilizzano il concentrato di pomodoro, però ve lo ricordiamo, persino chef importanti come Bottura utilizzano una ricetta del bolognese diversa poi da quella depositata alla Camera. Andiamo a mettere il sale. Ovviamente assaggiate sempre quando mettete il sale, in modo da aggiungere se ne manca un po'. Non ne mettete troppo subito, perché poi toglierlo è praticamente impossibile. Abbiamo abbassato la fiamma, adesso cuocerà per minimo 2 ore, e così con il ragù alla bolognese. Mettiamo il coperchio un po' aperto in modo che evapori. Vedete come si è già asciugato. Di tanto in tanto mettiamo un po' di latte, si tratta di latte intero. Qualcuno addirittura ci mette la panna. A noi non piace tantissimo con la panna, però nella ricetta ufficiale, quella depositata alla Camera, si parla di panna solo nel momento in cui si utilizza pasta secca. Noi andremo a fare il ragù alla bolognese con le tagliatelle fresche fatte in casa, quelle all'uovo, quindi la panna non ci va, ma in ogni caso a noi non piace. Una volta asciugato ancora, di tanto in tanto ci aggiungiamo un po' di brodo vegetale che abbiamo preparato prima. Se andate di fretta, anche se ve lo ripetiamo, per fare il ragù fatto in casa non dovete andare di fretta, però se proprio non avete tempo potete anche aggiungere dell'acqua.
Sono passate 2 ore e mezza, come vedete il sugo si è asciugato molto e adesso ci dedicheremo alla pasta, alle tagliatelle fresche che ovviamente abbiamo fatto in casa. Vedete la consistenza, come compatto, così deve essere il ragù alla bolognese. Alla fine, per farlo venire così, abbiamo utilizzato 600 ml di brodo, quindi tutto quello che avevamo preparato. Stiamo mettendo le tagliatelle fresche, le caleremo nell'acqua e le toglieremo subito, perché ovviamente essendo pasta fresca cuoce velocemente. Vi ricordiamo che ovviamente noi la pasta fresca la facciamo sempre noi in casa. Vi mettiamo in alto il link al video di come facciamo le tagliatelle. La nostra ricetta è terminata, abbiamo cotto le tagliatelle e adesso stiamo condendo con il ragù alla bolognese. Questa ricetta del ragù alla bolognese è per 10 persone, noi adesso vi stiamo facendo vedere solo una porzione, però potete prepararlo per 10. Diminuite, fate dimezzate se invece siete 5 per esempio. La nostra ricetta è terminata. Se vi è piaciuta questa ricetta fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale, vi mettiamo anche una playlist in alto di tutte le ricette per le feste, per la domenica che potete rifare. Seguiteci su Facebook e su tutti i social, vi mettiamo i link in descrizione. Ovviamente se volete la ricetta scritta e stampabile del ragù alla bolognese di mia nonna la trovate nell'info box. Alla prossima ricetta, ciao!